Devo esservi sincero, sono sempre contento quando portiamo qui sul canale auto dalla verniciatura così originale e così brillante, perché non fanno che rendermi il lavoro più facile nel descrivervele ancora più facile ulteriormente, e in questo caso perché mi trovo accanto qui dagli amici di Gruppo Marino alla nuova seconda generazione di Opel Mokka, che praticamente è stata stravolta, non è nulla di simile alla scorsa, secondo me un deciso passo avanti in termini di design, e oggi siamo qui per scoprirle insieme in attesa di un futuro test drive nel suo lato appunto estetico, ma non solo, le sue funzionalità, i suoi motori, insomma tutte le info che vi portiamo di solito, ma appunto ho voluto iniziare da questa vernice, si chiama Mamba Green, veramente originale, tra l'altro in questo allestimento abbiamo anche il tetto nero con un montante a contrasto in cromato che quindi va un po' a spezzare questo bel abbinamento di colori, ma appunto partiamo da quelle che sono le caratteristiche estetiche principali più innovative della vettura, non prima però, mentre vi avvicinate a scoprirla, di aver acceso i gruppi ottici anteriori e posteriori, perché abbiamo chiaramente nella parte anteriore, scusate un attimo, il nuovo frontale della Opel. Sto parlando di questo design chiamato Visor, che è quindi questa nuova mascherina. L'auto la posso lasciare così, tanto abbiamo il freno tirato, e avrete capito che non sentendo alcun tipo di rombo è la versione elettrica. Appunto questa nuova mascherina che collega il nero che si ritrova in questo caso sul tetto con il frontale, un frontale ovviamente chiuso perché parliamo di una vettura completamente elettrica che ha bisogno di essere raffreddata, ma non qui davanti, in basso sì, con i gruppi ottici Intellilux dei LED di Opel, che abbiamo già visto nella loro tecnologia sulla Opel Corsa E, che portano quindi un ulteriore risparmio rispetto a dei normali gruppi ottici, in questo caso firma luminosa ad L rovesciata, elemento centrale, e un bel frontale che mostra secondo me dei muscoli interessanti perché ha delle linee squadrate, ma allo stesso tempo oserei dire smart, dinamiche, perché sono arrotondate. Questa presa d'aria laterale, abbiamo la griglia nella parte bassa e un muso che sembra quasi il mento della vettura, che è decisamente prominente. Non è l'unica muscolatura di questa vettura, perché al centro troviamo chiaramente il logo Opel cromato insieme a tutta quanta la cornice del frontale, e una bella nervatura pesante aerodinamica qui sul cofano motore. Sì, è un cofano motore, sotto abbiamo il motore elettrico della nuova Opel Mokka, ma appunto come vedete ci stiamo spostando verso il laterale per mostrarvi le proporzioni interessanti di questa vettura, dalle dimensioni comunque di un crossover cittadino, 4,15 m di lunghezza, 1,79 m di larghezza ed 1,52 m di altezza, con una linea laterale che oserei definire anch'essa intelligente e piuttosto smart, perché abbiamo delle linee, delle prerogative, se vogliamo, quasi lontanamente squadrate, che la rendono molto più compatta di quanto effettivamente non sia all'occhio, ma una linea del finestrino che è molto più morbida e che finisce quasi come una coupé, ovviamente un effetto amplificato da questa cornice cromata che va a ricongiungersi nel posteriore. Cosa posso mostrarvi di questa parte laterale? Il contrasto delle protezioni in plastica, come vedete all'altezza di passaruota ma anche in basso, delle dolci nervature quasi impercettibili all'occhio, e dei cerchi da 18 pollici con design diamantato, sono bicolore come vedete, sono anche piuttosto pienotti, 215-55 la loro gommatura Michelin, e chiaramente presentano questa parte in nero lucido che va appunto a contrastare l'effetto alluminio del cerchione stesso. Ulteriore contrasto con il Mamba Green ce l'abbiamo dallo specchietto, e al centro, sul montante centrale, il badge è prerogativa di questa vettura che appunto è la Opel Mokka E nello specifico. Qui ovviamente non troviamo un accesso al serbatoio come lo troveremmo in altre vetture, ma una decisa nervatura che arriva fino al posteriore, dove l'auto nella vista laterale finisce con questo bello sbalzo molto presente e va a ricongiungersi alla linea molto netta e aerodinamica della fanaleria LED, sempre posteriore ad L rovesciata. C'è sempre questo richiamo a queste forme interessanti. Cosa mostrarvi del posteriore? Ulteriori muscoli, come vedete nella parte bassa abbiamo questa scanalatura molto interessante,
l'accesso al baule che ora vedremo, il lettering rinnovato di Mokka con queste forme trapezoidali all'inizio e alla fine e al centro il logo Opel. Vi ho parlato delle dimensioni, vi faccio vedere anche qui la protezione del paraurti, perché non parlare adesso del suo baule. Un baule, lo apriamo, dalla soglia di accesso abbastanza alta e leggermente profonda, ma chiaramente tutto ciò si può modulare con questo piccolo doppio fondo per avere una soglia più piana. La capacità di carico della variante elettrica è di 305 litri che salgono in quella termica, diesel o benzina, a 350, quindi siamo comunque su dimensioni medie. Una volta richiuso, chiaramente è in modalità di full apertura, definiamola così, qui in showroom dagli amici di Gruppo Marino, notiamo cosa? Che il tetto finisce con questo bello spoiler e due deflettori laterali che ne migliorano ulteriormente l'aerodinamica, perché soprattutto in un'auto elettrica tutto ciò non è prerogativa di sport, tempi sul giro in pista, quanto di efficienza aerodinamica per consumare sempre meno l'autonomia e in generale la capacità del pacco batterie, ma vedo che vi state avvicinando sempre di più verso la parte laterale e quindi probabilmente è arrivato il momento, ci vediamo qui, di salire a bordo della Mokka E e di scoprire quali sono le sue novità nell'abitacolo. Non esitiamo quindi, saliamo a bordo, ma non prima di aver visto un po' l'accesso, un accesso che sembra piuttosto regolare per quanto riguarda l'ingresso nella parte anteriore, con un pannello porta che ci accoglie con materiali in plastica nella parte alta, un effetto carbon look un po' più in basso, nel centro una superficie in similpelle e in basso sempre plastica. Qui abbiamo tutta la plancia di comando per quanto riguarda i finestrini, ma direi che è il caso di salire a bordo e di posizionarci. Precedentemente avevo già messo il sedile nella mia classica posizione di guida per avere un focus realistico su come starò seduto dietro e la principale novità è il fatto che ci troviamo davanti a only schermi, ragazzi, solo dei display davanti agli occhi di chi guida, al centro però inclinato verso sempre il guidatore, nonostante penso che uno schermo del genere, controllabile con lo sfioramento, solitamente dovrebbe essere più dedicato, almeno per il controllo, a chi siede per motivi di sicurezza nel sedile del passeggero, perché solitamente ci si distrae molto. Questo è un mio punto in generale sul mercato e ovviamente non solo su questa Opel Mokka, ma torniamo a parlare in maniera più oggettiva possibile del suo design. Abbiamo questa palpebra interessante in plastica che ovviamente mette in ombra e quindi aumenta il contrasto di visibilità al display da 12 pollici davanti ai miei occhi, quindi dietro il volante. Questo display, che attualmente, essendo la variante elettrica, mi mostra la fase di charge, eco o power, quindi nel momento in cui io sto andando a rigenerare il pacco batterie, in cui sto guidando magari in maniera ecologica, o al contrario sto usando la potenza del motore elettrico e quindi vado a consumare l'energia della vettura. Abbiamo qui anche la percentuale, attualmente abbiamo il 33% di batteria e al centro le informazioni classiche del trip, dei consumi, velocità e marcia inserita. Prima di parlare delle marce, ho davanti questo volante dalle dimensioni generose. Il design è quello della scorsa generazione di Opel, mi ricordo la Opel Corsa E che abbiamo guidato in questo video qui in alto nelle schede, con i pulsanti dedicati agli ADAS sulla sinistra, al controllo di media e telefonate sulla destra, e mentre sposto il mio sguardo da questo volante con il fondo leggermente piatto verso lo schermo dell'infotainment, ve ne parlo appunto. Abbiamo un display touch incorniciato in questa superficie gloss black con i bordi in grigio scuro interessanti, dal quale possiamo controllare varie funzioni come ad esempio i media, il navigatore, i parametri della vettura elettrica, ma anche gli ADAS della vettura. Ne abbiamo diversi, abbiamo il cruiser attivo, il rilevamento degli angoli morti e della segnaletica stradale, ma non solo. C'è anche tra i sistemi di sicurezza l'Active Safety Brake, che sarebbe quindi la frenata automatica d'emergenza, quindi possiamo regolare la distanza dalla vettura che ci precede per un avviso e in generale per una frenata attiva, oltre chiaramente all'avviso di stanchezza del guidatore, l'allarme di stanchezza. Quindi insomma abbiamo tanti parametri da poter controllare, ma come vi ho detto, premendo sulla lettera E abbiamo il controllo dei flussi di ricarica, le statistiche di quest'auto elettrica. Però non ve ne voglio parlare qui, perché infatti uscirò, vi faccio vedere ancora un po' brevemente l'abitacolo di questa vettura con i suoi sedili e i suoi interni in similpelle con le cuciture bianche e l'alcantara nella parte centrale, sedili comodi, avvolgenti, ma non vi dico oltre perché magari in un futuro test drive potremo testare meglio la comodità soprattutto in viaggio.
Perché sono uscito dalla vettura? Perché vi ho parlato dei flussi di ricarica e quindi è il caso di spostarci in un altro versante dello showroom Opel, perché alle vostre spalle, seguitemi, abbiamo un tablet gigantesco che ci mostra le statistiche e i tempi di ricarica della Opel Mokka E. Avviamo questo specifico tool che trovo molto interessante, digitiamo appunto la vettura, selezioniamo la vettura, in questo caso Mokka E, e abbiamo tutte quante le statistiche. Per esempio, la potenza di ricarica. A 100 kW ricarichiamo ad una colonnina rapida pubblica in 30 minuti per arrivare chiaramente all'80%. Ci metteremo un'ora e 13 minuti per arrivare al 100% con 322 km più o meno di autonomia secondo il ciclo VLTP. Chiaramente cambia in base alle condizioni climatiche, alla temperatura, all'utilizzo di navigatore, aria condizionata soprattutto, stile di guida. Oppure a 50 kW ci vorranno un'ora e 35 minuti. Ad una ricarica accelerata domestica o pubblica 7 ore e mezza per la 22 kW. Alla presa domestica classica da 1,8 kW, chiaramente con il caricatore di bordo da 7,4, abbiamo 31 ore e 10 minuti per ricaricare completamente il pacco batteria, ma possiamo selezionare anche con questo tool diversi livelli di autonomia perché magari non la vogliamo caricare al massimo ma fino all'80%, insomma c'è questa simulazione che ci permette di capire un po' realisticamente le condizioni di ricarica. Ma adesso vi apro la portiera del passeggero posteriore perché, come anticipato, ho posizionato il sedile di guida nella mia posizione e voglio testare anche come si sta qui dietro, quindi accomodatevi insieme a me. L'accesso a bordo è piuttosto confortevole perché ci si cala in basso all'interno dell'abitacolo con una zona posteriore dai materiali che richiamano quelli dell'anteriore, quindi plastica sui pannelli porta, di migliore qualità rispetto a ciò che ci si potrebbe aspettare da auto di questo segmento, ma stiamo parlando pur sempre di plastiche, similpelle e alcantara nella seduta, e sul tunnel centrale abbiamo due prese USB. A proposito di tunnel centrale, nella parte anteriore, non me ne sono dimenticato, tranquilli, abbiamo tutta una superficie in nero lucido che ci dà accesso al selettore del cambio automatico, in questo caso, l'e-brake, i drive mode che sono modalità sport, normal o eco, e anche i pulsanti per regolare l'accensione dei sensori di parcheggio, la risposta del volante e anche alcuni ADAS. Oltre a questo abbiamo la ricarica wireless, una presa 12 volt e una USB-A per lo smartphone. Immediatamente sopra una zona di comando con tasti per fortuna fisici per quanto riguarda il controllo dell'aria condizionata. Ma ora vi ho parlato delle statistiche di questa vettura, nello specifico la variante elettrica di Opel Mokka, è il momento di fare un excursus generale su tutte quante le motorizzazioni disponibili in gamma. Infatti, come anticipato, quella in cui sono sedute è la Mokka E con un motore elettrico da 100 kW, circa 136 cavalli sotto il cofano anteriore. Abbiamo un'autonomia dichiarata di circa 320 km secondo il ciclo VLTP, con una velocità massima limitata a 150 km/h, simile nel segmento di queste vetture medie elettriche, ed un pacco batterie da 50 kWh montato sul pianale. Ma se volete dirigervi su propulsori più classici, abbiamo il benzina 1200, un 3 cilindri in configurazione 101 cavalli con cambio manuale o 130 cavalli disponibile con il cambio manuale ma anche con l'AT8, quindi il fluido cambio automatico a 8 rapporti. Se invece siete degli aficionados del gasolio, abbiamo un 1500 diesel da 4 cilindri che sprigiona ben 110 cavalli abbinato alla sola trasmissione manuale. Ora, da questo divanetto piuttosto comodo, meno avvolgente che nell'anteriore, con un tunnel più o meno alto, è il caso di uscire per tirare un po' le prime conclusioni riguardo questa vettura. Magari vi chiudo lo sportello per darvi una visuale più pulita in generale di questo design prima di salutarci. Perché salutarci? Perché chiaramente non vi ho ancora parlato dei vari allestimenti disponibili in gamma. Questa che ho filmato per voi è la Ultimate, ma chiaramente ci sono altri allestimenti disponibili, ve li dico nel nostro articolo completo sul sito www.wedrive.tv. Vi ringrazio in anticipo se deciderete di visionarlo, vi ringrazio attualmente per aver visto questo video, ringrazio gli amici di Gruppo Marino per averci concesso di riprendere la nuova Opel Mokka E
Per voi, cos'altro chiedervi? Qui sotto nei commenti fatemi sapere se quest'auto vi è piaciuta, lasciateci un bel like anche in tal caso e come fare per restare aggiornati con tutti i nostri prossimi contenuti. Iscrivetevi al nostro canale, cliccate sul campanello per ricevere le notifiche, seguiteci oltre al nostro sito www.wedrive.tv anche sulle piattaforme social su cui siamo presenti. Vi basta cercare ancora una volta wedrive.tv.